Rob era in cucina, mescolando lentamente il suo caffè con la mano che tremava leggermente. Non dormiva bene da settimane, da quando aveva notato un piccolo cambiamento nel comportamento di sua moglie Abby. La loro relazione, una volta piena di passione e fiducia, ora sembrava vuota. Non era qualcosa di evidente, come una relazione, ma qualcosa di più sottile. Abby aveva iniziato a lavorare fino a tardi più spesso, passava più tempo a prepararsi la mattina e le sue telefonate si interrompevano velocemente ogni volta che Rob entrava nella stanza. Avrebbe potuto ignorarlo, mettere da parte i suoi dubbi come fanno molti altri mariti, ma Rob non era quel tipo di persona. Amava Abby profondamente e quell'amore, messo alla prova, stava iniziando a trasformarsi in qualcosa di più oscuro. Abby era sempre stata la sicura e socievole tra i due. Lavorava come project manager in una piccola azienda tecnologica e il suo lavoro la teneva occupata. Era intelligente, lavorava sodo ed era bellissima, con un fascino che faceva sì che le persone la apprezzassero immediatamente. Rob ammirava tutte queste cose di lei, ma di recente aveva iniziato a sentirsi a disagio riguardo al suo nuovo interesse per l'autoesplorazione. Qualcosa non andava. L'idea gli era venuta quando lei per la prima volta ne aveva parlato. Rob, penso di dover esplorare di più me stessa. Ho bisogno di qualcosa di nuovo che mi faccia sentire di nuovo viva. Le sue parole lo ferirono, il modo in cui le aveva dette così casualmente, come se stesse parlando di provare un nuovo hobby e non di qualcosa che poteva mettere a rischio il loro matrimonio. Rob forzò un sorriso, fingendo di essere interessato. Cosa intendi, Abby? Di che tipo di esplorazione stiamo parlando? Gli occhi di Abby brillarono mentre iniziava il suo discorso accuratamente preparato. Ti amo, Rob, lo sai, vero? Ma sento che manca qualcosa. Ci ho pensato molto e ho letto questo articolo su come alcune coppie ravvivano i loro matrimoni uscendo con altre persone. Il sangue di Rob si gelò. La sua mente gridava al tradimento, ma all'esterno rimase calmo. Questo era ciò che lei voleva. Spezzarlo, metterlo alla prova. Ma lui non le avrebbe dato quella soddisfazione. Non ancora. Uscire con altre persone? Rob alzò un sopracciglio, fingendo curiosità. Intendi una relazione aperta? Il viso di Abby si illuminò di sollievo. Chiaramente si aspettava una discussione, ma la sua risposta calma l'aveva destabilizzata. Esattamente, non si tratta di amore. È solo un modo per provare qualcosa di nuovo. Sai, il frutto proibito e tutto il resto. Si dice che rafforzi i matrimoni a lungo termine. Rob prese un sorso lento del suo caffè, cercando di guadagnare tempo. La sua mente stava già correndo con idee che andavano ben oltre il semplice parlare di aprire il loro matrimonio. Se Abby voleva imboccare questa strada, Rob si sarebbe assicurato che lei se ne sarebbe pentita. La freddezza di ciò che stava pianificando lo penetrava come una lama affilata. «Quindi fammi capire bene», disse Rob con calma. «Vuoi esplorare te stessa uscendo con altri uomini e a seconda di come vanno le cose, potresti finire a letto con loro, giusto?» Abby batté le palpebre, sorpresa dalla sua franchezza. «Beh, sì, suppongo», rispose. «Ma non sarebbe proprio così. È solo un modo per sentirsi vivi di nuovo, per farci sentire più connessi alla fine». Rob sorrise e si alzò, appoggiandosi al bancone con un'aria casuale che non corrispondeva alla rabbia che cresceva dentro di lui. «Sai una cosa, Abby? Sembra una grande idea. Penso che tu abbia ragione, forse ravviverà le cose». Le sue parole erano intrise di falso entusiasmo e Abby non riusciva a capire se fosse serio o meno. I suoi occhi si allargarono. «Aspetta, quindi sei d'accordo?» «Certo», disse Rob con il sorriso che si allargava. «In realtà penso che sia un'idea fantastica. Perché non ci ho pensato prima?» La confusione di Abby era palpabile. Si era aspettata resistenza, forse persino una lite, ma non questo, non un accordo completo. Stava per parlare, ma Rob la interruppe. «Dimmi, Abby, chi è il fortunato? Stai ancora cercando qualcuno?» Abby arrossì, esitante prima di rispondere. «Beh, c'è qualcuno al lavoro, Brandon. Abbiamo parlato molto ultimamente e penso che ci possa essere del potenziale». Il sorriso di Rob vacillò per un momento prima che si ricomponesse. Brandon era un collega di Abby,
Un ragazzo giovane, atletico e single, che era sempre sembrato un po' troppo amichevole per i gusti di Rob. Ora tutto combaciava. Non si trattava di esplorazione o autoscoperta, si trattava di Brandon. Rob fece una risatina soffocata, scuotendo la testa come se trovasse la cosa divertente. Beh, se è quello che vuoi, allora fallo. Non ho problemi a riguardo. Infatti, raggiunse il telefono e compose un numero, lanciando uno sguardo a Debbie mentre attendeva che la chiamata si connettesse. Grace, ciao, sono Rob. Senti, ti chiedevo se sei libera questo fine settimana. Abby ed io stiamo provando qualcosa di nuovo e mi piacerebbe portarti a cena. Che ne dici? Gli occhi di Abby si spalancarono per lo shock mentre guardava Rob parlare con tanta disinvoltura con la loro vicina Grace, una donna alta e formosa, con curve che attiravano sguardi ovunque andasse. Grace era sempre stata amichevole, ma Abby non l'aveva mai vista come una minaccia. Fino ad ora. Fantastico, disse Rob al telefono. Ti passo a prendere alle 7. Riattaccò e si girò verso Abby, il cui volto era una miscela di confusione e incredulità. Aspetta, esci con Grace, balbettò Abby. Perché no? Rispose Rob, scrollando le spalle, il sorriso che non abbandonava mai il suo volto. Tu esci con Brandon. Mi sembra giusto che anche io esplori le mie opzioni. Siamo in questo insieme, giusto? La bocca di Abby si aprì e si chiuse come un pesce fuori dall'acqua, ma non riuscì a dire nulla. Non hai detto che potevo uscire con altre donne. Questo riguarda me e ciò di cui ho bisogno, disse Abby. Rob alzò un sopracciglio. Oh, pensavo che riguardasse il nostro matrimonio, entrambi, no? Non è quello che hai detto, il frutto proibito e tutto il resto. Il panico sul volto di Abby era tutto ciò che Rob aveva sperato. Si era aspettata che lui cedesse, protestasse e la implorasse di cambiare idea. Invece, lui l'aveva messa alla prova e aveva alzato la posta in gioco in un modo che lei non si aspettava. Ora era lei quella che faticava a tenere il passo. «Non puoi essere serio», disse Abby, la sua voce tremante. «Grace, la conosci a malapena». Rob incrociò le braccia, i suoi occhi freddi. «Importa? Tu sei pronta a buttare via il nostro matrimonio per Brandon, qualcuno che conosci a malapena al di fuori del lavoro. Qual è la differenza?» Il viso di Abby si colorò di rabbia. «Non è la stessa cosa, e lo sai». Rob rise, un suono oscuro e privo di umorismo. «Lo sono? O sto solo facendo esattamente quello che hai chiesto? Se si tratta di esplorazione, perché non dovrei esplorare anch'io?» Abby scosse la testa. Le lacrime cominciavano a formarsi nei suoi occhi. «Non volevo che fosse così, Rob. Pensavo che ne avremmo parlato, che avremmo trovato una soluzione». «Oh, la stiamo trovando», disse Rob con una voce fredda, «e stai per imparare che ogni azione ha delle conseguenze». I giorni che seguirono si trasformarono in una lezione di giochi mentali. Rob si assicurava di menzionare casualmente il suo appuntamento con Grace durante le loro conversazioni. Permise a Debbie di vederlo mandare messaggi a Grace, il suo telefono che vibrava con messaggi allegri mentre lei sedeva dall'altra parte del tavolo, piena di gelosia. I ruoli si erano invertiti e Rob godeva del disagio di Abby. Una notte, mentre Abby si preparava per incontrare Brandon per cena, Rob stava in silenzio sulla soglia, osservandola. Lei evitava di guardarlo mentre si metteva il rossetto, le mani tremanti leggermente. «Divertiti stasera», disse Rob con falsa sincerità. «Sono sicuro che voi due vi divertirete molto». Abby non rispose, il suo viso pallido mentre finiva di truccarsi. Uscì di casa senza dire una parola e Rob sapeva che lei stava iniziando a rimpiangere la sua decisione. Ma ormai era troppo tardi per i rimpianti. Quella sera il telefono di Rob vibrò con un messaggio da Grace. Era pronta per incontrarlo per la loro cena. Rob sorrise tra sé, sapendo che il vero divertimento stava appena cominciando. Al ristorante, Grace lo accolse con un caloroso abbraccio, il suo corpo che premeva contro il suo in un modo che fece ribollire il sangue di Rob. Era splendida, le sue curve accentuate dal vestito stretto che indossava. Rob non poteva fare a meno di godersi l'attenzione, sapendo perfettamente che Abby avrebbe odiato ogni secondo se lo avesse saputo. Passarono la serata ridendo, parlando e bevendo vino, la loro chimica innegabile.
Rob si trovò a godersi sinceramente la compagnia di Grace, ma la sua mente continuava a tornare ad Abby e a quanto tutto questo l'avrebbe ferita. Quando la serata giunse al termine, Rob accompagnò Grace alla sua macchina, i due che si fermarono sotto la fioca luce di un lampione. Lei si avvicinò, le sue labbra sfiorarono la sua guancia mentre sussurrava: «Mi sono divertita molto stasera, dovremmo farlo di nuovo». Rob sorrise, la sua mente già piena di possibilità. «Mi piacerebbe», rispose. La guardò allontanarsi in macchina, il cuore che batteva con anticipazione. Questo non riguardava più solo la vendetta, era diventato un modo per riprendere il controllo. Abby non era l'unica a poter giocare a questo gioco. Quando tornò a casa, Abby era seduta sul divano, i suoi occhi rossi e gonfi per il pianto. Lo guardò, la voce tremante mentre chiedeva: Hai dormito con lei?» Il sorriso di Rob scomparve, sostituito da uno sguardo freddo. «Non ancora», rispose con un tono piatto. Abby scoppiò a piangere, le spalle scosse dal senso di colpa e dalla gelosia. Rob restò lì, guardandola mentre si disfaceva, e non provò nulla se non soddisfazione. Lei voleva esplorare il frutto proibito, e ora stava pagando per questo. Nei giorni successivi, Rob continuò a vedere Grace, e ogni incontro li allontanava sempre di più. Sapeva che Abby stava lottando con il senso di colpa per Brandon, ma a quel punto non gli importava più. Questa era la sua vendetta e intendeva godersela fino in fondo. Alla fine, Abby si ruppe completamente. Implorò Rob di smettere di vedere Grace, di perdonarla per aver anche solo suggerito l'idea di uscire con altre persone. Ma Rob era oltre il perdono. Aveva assaporato il potere della vendetta e non era pronto a lasciarlo andare. Rob osservò Abby sgretolarsi davanti ai suoi occhi. Quello che era iniziato come un piano freddo e calcolato per vendetta si stava evolvendo in qualcosa di molto più intricata e doloroso. Lui aveva pensato che, una volta che Abby avesse assaggiato la sua stessa medicina, si sarebbe tirata indietro e forse le cose sarebbero potute tornare a una sorta di normalità. Ma ora, stando sopra di lei mentre singhiozzava sul divano, Rob si rese conto che il danno che si erano fatti a vicenda era irreparabile. Il suo cuore avrebbe dovuto dolere, ma al suo posto c'era solo un profondo vuoto. Abby si asciugò le lacrime e lo guardò, la sua voce piccola e spezzata. «Non ho mai voluto questo, Rob. Non pensavo che sarebbe andato così lontano». Rob rimase impassibile. Le aveva dato molte possibilità di tirarsi indietro, ma lei aveva continuato a spingere avanti, piena di arroganza ingenua, pensando di poter avere tutto: il suo matrimonio stabile e il suo flirt con Brandon. Ora stava pagando il prezzo. Rob aveva imparato che le persone spesso non comprendono le conseguenze delle loro azioni fino a quando non è troppo tardi, fino a quando il danno è irreversibile. «Non è così?» chiese, la sua voce priva di emozione. «Pensavi di poter ravvivare le cose dormendo con un altro uomo. Pensavi che io me ne sarei semplicemente stato qui a guardare come un cane fedele mentre ti divertivi. Quindi, cosa ti aspettavi, Abby?» Abby mostrava dolore e rimpianto. «Pensavo che ci avrebbe avvicinati, che magari avremmo potuto...» Si fermò, rendendosi conto di quanto suonasse sciocca. Rob scosse la testa. «Più vicini? Volevi dormire con qualcun altro per avvicinarci?» Rise amaramente. «Ti stai mentendo, Abby. Non volevi sistemare il nostro matrimonio, volevi una scusa. Volevi Brandon». Abby sussultò, colpita dalle sue parole come da un martello. «Non era così», insistette, la sua voce tremante. «Non volevo lasciarti, Rob. Pensavo che questo avrebbe reso noi più forti. È solo che volevo qualcosa di più». Rob sentiva la sua rabbia ribollire di nuovo, minacciando di consumarlo. «Qualcosa di più», ripeté quasi beffardamente. «E io cosa sono stato, Abby? Non sono stato abbastanza per te. 8 anni della nostra vita insieme non sono stati abbastanza». Abby abbassò lo sguardo, visibilmente sconvolta. «Ho sbagliato», ammise, la sua voce incrinata dal peso della sua confessione. «Lo vedo adesso. Non avrei mai dovuto proporre una cosa del genere. Ma ti prego, Rob, possiamo aggiustare le cose.
possiamo ancora salvare quello che abbiamo. Rob la fissava. Il suo sguardo si faceva sempre più duro. Questo era il momento che Abby aveva temuto di più. Realizzava ora che la sua scommessa le era costata tutto. Non importava quanto Abby implorasse e supplicasse, Rob sapeva che le cose non sarebbero mai potute tornare come prima. Troppo era stato detto e fatto. Peggio ancora, aveva perso tutto il rispetto per lei. «Cosa c'è rimasto da salvare?» chiese freddamente. «Hai rinunciato a noi nel momento in cui hai deciso che Brandon valesse la pena di rischiare il nostro matrimonio». Abby soffocò un altro singhiozzo, nascondendo il viso tra le mani. Rob si girò, incapace di guardarla oltre. La sua tristezza non lo colpiva più come una volta, invece lo lasciava completamente indifferente. Aveva ottenuto la vendetta che desiderava, ma non gli aveva dato la soddisfazione che pensava. Non aveva guarito il dolore del tradimento di Abby, aveva solo approfondito il baratro tra loro. Si spostò verso la finestra, fissando il buio della notte fuori. «Pensi che Brandon ne valesse la pena?» chiese Rob, la sua voce stranamente calma. «Pensi che una notte con lui avrebbe potuto cancellare 8 anni della nostra vita insieme?» Abby urlò, la sua voce cruda e piena di dolore. «Non ho mai dormito con lui! Non l'ho nemmeno voluto davvero!» «Ero solo confusa, Rob. Pensavo che se avessi esplorato qualcosa di nuovo avremmo riacceso quello che avevamo. Ma adesso capisco quanto ho sbagliato». La confessione di Abby era disperata e Rob percepì la verità nelle sue parole, ma ormai non importava più. Che Abby fosse stata o meno con Brandon fisicamente non era il punto. Il fatto era che ci aveva pensato, aveva intrattenuto l'idea abbastanza a lungo da discuterne con lui, da testare le acque, da fantasticare su cosa sarebbe potuto succedere. E per Rob questo era sufficiente. Aveva distrutto qualsiasi fede residua che aveva nel loro rapporto. «Rob!» sussurrò Abby, alzandosi dal divano e avvicinandosi a lui. La sua voce tremava, ma cercava di mantenere la calma. «So di averti ferito. So di aver infranto la tua fiducia, ma ti prego, possiamo ancora lavorare su questo. Possiamo andare in terapia, possiamo...» «No!» la interruppe Rob, la sua voce bassa e ferma. «Non c'è più nulla su cui lavorare, Abby». Si girò a guardarla e per la prima volta lei vide la definitiva rassegnazione nei suoi occhi. Il respiro le si bloccò in gola mentre realizzava che lui non avrebbe combattuto per lei, non l'avrebbe perdonata. Era finita. Il telefono di Rob vibrò sul bancone, rompendo il silenzio tra loro. Lanciò un'occhiata al dispositivo per un istante. Un altro messaggio da Grace. Gli occhi di Abby seguirono i suoi e il suo labbro iniziò a tremare mentre parlava a malapena sopra un sussurro. «Continuerai davvero a vederla?» Rob non rispose immediatamente. Invece prese il telefono, lesse il messaggio di Grace e poi infilò il dispositivo in tasca. Passò accanto ad Abby, dirigendosi verso la porta, fermandosi solo per un istante per rivolgerle un ultimo sguardo freddo. «Te l'ho detto, Abby. Questo è ciò che volevi. Volevi qualcosa di nuovo, qualcosa di eccitante. Quindi vai avanti ed esplora, ma non aspettarti che io ti aspetti più». Con queste parole Rob lasciò la casa, lasciando Abby sola nel soggiorno, con le lacrime che le scendevano sul viso mentre osservava la porta chiudersi dietro di lui. Lei aveva desiderato la libertà e ora l'aveva ottenuta, ma al costo di tutto ciò che aveva una volta amato. Mentre Rob guidava via nella notte, la sua mente era un turbinio di emozioni contrastanti. La vendetta era stata dolce, ma alla fine era stata anche vuota. Aveva perso tanto quanto Abby, se non di più. Ma la differenza era che lui era pronto a lasciar cadere tutto. Quando Rob arrivò all'appartamento di Grace, tutto ciò che era successo iniziava a pesargli. Grace lo salutò con un sorriso caldo, ignara della tempesta dentro di lui. Era una bella distrazione e Rob era felice di perdersi in lei per un po'. Ma, nel profondo, sapeva che nessuna vendetta o distrazione avrebbe potuto riparare il danno che era stato fatto. Il suo matrimonio era finito, la fiducia era stata spezzata e la vita che una volta conosceva era sparita per sempre. Alla fine, sia lui che Abby avevano fatto le loro scelte.
E mentre i pezzi del loro matrimonio infranto giacevano intorno a loro, Rob non poteva fare a meno di chiedersi se nessuno dei due avesse davvero vinto. Pensi che Rob abbia fatto la scelta giusta? Che cosa avresti fatto al suo posto? Faccelo sapere nei commenti. Se ti è piaciuta questa storia e vuoi vedere altri video come questo, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessun aggiornamento.